Buongiorno amici e buona vigilia di Natale. Metto gli occhiali come al solito quando faccio questi video, così riesco a non affaticare gli occhi a guardarmi il riflesso nello specchio, ma a parte questo, della telecamera. E caffè, naturalmente, come consuetudine, non può mancare, neanche il bicchiere d'acqua per quelli che naturalmente ci tengono. E adesso vi racconto un po' di cosa parliamo oggi. Caffè bollente, l'ho dolcificato con il miele e allora il video di oggi naturalmente è dedicato a farvi gli auguri di Natale, augurarci delle buone feste, poi ci sarà una seconda parte nella quale vi racconto un aneddoto relativo alla Spagna di circa 2 anni fa, di un mio viaggio, sempre legato comunque a questo canale. E poi per finire c'è una grande novità che si chiama Travel Mondo, quindi partiamo. Allora, intanto, bicchiere d'acqua, scusate, importantissimo prima del caffè. Bene, siamo pronti per bere il caffè. Allora, intanto io vi ringrazio, naturalmente forse è scontato ringraziarvi, ma è importante farlo, è doveroso perché comunque è grazie a voi se questo canale sta crescendo. Io faccio i video, però se non ci fosse nessuno che li guarda, quindi veramente grazie e grazie per tutti i commenti che mi fate, io li leggo tutti, rispondo a tutti, li leggo con molto piacere e mi danno una grande soddisfazione, ma veramente molto grande. E mi fa anche piacere quando leggo di commenti di persone che mi dicono magari che sono da sole e che i miei video, la mia un po' così ironia, a volte simpatia, li accompagna durante la giornata e quindi questo mi fa veramente, veramente molto, molto piacere. Per me è una grandissima soddisfazione. E quando fai veramente qualcosa che è consono a te stesso, a te stessa, ti senti veramente, veramente sereno o serena, stai veramente bene. Quindi oggi è la vigilia, io comunque sto lavorando, sto facendo un sacco di video, stamattina ho lavorato appunto al progetto Travel Mondo che dopo ve ne parlo e ci sto lavorando anche oggi. Oggi nel pomeriggio mi hanno invitato all'altro canale perché sapete che io ho un canale anche di pianoforti che parlo di pianoforti in collaborazione con un mio amico Roberto che ha un negozio di pianoforti e quindi il canale si chiama Passione Pianoforte, parliamo di pianoforti. Quindi oggi pomeriggio ho il brindisi con loro, un po' di cose. Domani me ne starò qua tranquillo a suonare tutto il giorno il pianoforte, a studiare per fare nuovi video, a informarmi. Anche io guardo tantissimi video di altre persone perché comunque mi danno sempre spunti, riflessioni, idee, quindi per me è molto importante. Poi mi piace veramente tanto guardare i video delle altre persone che fanno vedere altri posti. E da qui mi collego all'aneddoto della Spagna. Anzi, no, prima, velocemente, scusate, magari molti di voi non sanno come mi è venuta l'idea appunto di aprire questo canale. Ehm, Velocemente, molti lo sanno, magari ve la ripeto. Io ho sempre avuto, come ho appena detto, la passione, intanto beviamo il caffè, di guardare gli altri che facevano proprio questi tipo di video, magari alle Canarie, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Mi appassiona vedere le persone che con la telecamera in modo reale ti fanno vedere i posti, mentre mi sono sempre un po' annoiato a vedere un po' i documentari, no? E invece mi piacevano proprio questi video delle persone che tirano fuori il telefono, vanno in giro e ti fanno vedere il posto. Mi piaceva. Quindi ho sempre pensato, voglio farlo anch'io. Ho sempre avuto anche la passione di fare video perché prima di aprire questo canale facevo dei video, ma li mandavo ai miei amici del tipo un video su WhatsApp di 1 minuto e dicevo guarda che bello il lago oggi, guarda che bello di qua, come faccio con voi, ma mini video mandati agli amici e finiva lì. Quindi guardando i video di altre persone che facevano i video in altre parti del mondo, pensavo, cavolo, anch'io quando potrò viaggiare, avrò tempo, uscirò dall'Italia, andrò, e qui è paradossale questa cosa, andrò fuori dall'Italia, anch'io farò vedere agli italiani le Canarie, questo, quell'altro, cose che magari non avrò mai tempo di fare. Poi un giorno, non so perché, ero a Sirmione come tante altre volte, come tante altre volte c'era tantissima gente e mi guardo intorno ed era pieno di turisti, come sempre. Non è che, è come se quel giorno mi fossi svegliato e mi è venuta appunto questa idea.
mi guardo intorno, è pieno di turisti, asiatici, tedeschi, cioè europei, degli Stati Uniti, americani, di tutto il mondo. E mi sono detto, ma io abito già in un posto super turistico, perché devo aspettare quando forse magari mai andrò a fare quei viaggi, ma sono già qui. E mi domando perché non mi sia venuta l'idea prima, però a volte, lo sapete, no? Arriva il momento giusto quando sei pronto, quindi ero pronto. E quindi, però non l'ho aperto subito il canale, è passato ancora forse 2 settimane perché dicevo, ma sì, ma forse a chi interessa, insomma, agli italiani dell'Italia, ma non lo so. L'inglese non lo parlo in maniera così fluente da poter aprire un canale per far vedere il lago di Garda a tutti i turisti. Quindi ho detto, beh, e poi in inglese non riuscirei neanche a fare quelle battute ironiche che ci capiamo tra di noi, che ci fanno sorridere, come facevo? E allora ho detto, vabbè, io parto. E così ho fatto il primo video, che era quello famoso, la punta Gro, che ero là un po' irrigidito così, però dai, è andato. E da lì poi è partito tutto, poi ho visto i vostri riscontri, vedo che i video andavano, io mi divertivo e così è stato. Ora invece tornando alla Spagna, e mi collego a questo canale perché molte volte io leggo, andiamo avanti col caffè, tanto poi ne abbiamo ancora perché se il video si allunga è una mocca da due. Ah. Poi arriva, sì, dicevo, io leggo molti dei vostri commenti dove leggo che mi dite come vorrei essere lì, guardo i tuoi video e mi viene proprio voglia di venire lì. E io credetemi che vi capisco perfettamente. E perché si collega alla Spagna? C'è stato un periodo 3 anni fa che mi ero fissato con la Spagna e la zona di Alicante, Santa Pola, tutta quella zona lì intorno. E c'era questa persona che faceva video su YouTube, non specifica della Spagna, ma in quel periodo aveva fatto quei video e parlava come io parlo alla Guigardi, mi piaceva molto, senza musichette, senza niente, apriva il telefono, ti diceva guardate qua che bello, intervistava le persone, diceva come si vive bene qua, voi adesso avete 5 gradi, qua ce ne sono 15, non siamo in Africa, però si sta bene, l'inverno si sta bene, il gasolio costa di meno, tutte queste cose. E io continuavo a guardare questi video e dentro di me cresceva proprio questa voglia di andare là. Quindi vi capisco quando mi dite guardo i tuoi video e voglio essere qua. Bene, allora un giorno non c'è- cioè, la voglia è arrivata a 100, proprio, cioè, continuavo a guardare questi video di queste persone e volevo essere lì, volevo andare a vedere quei posti. Prendo la macchina, parto la mattina presto, faccio esattamente 1650 km, arrivo la sera, erano le 10 di sera. E quando sono arrivato, ho detto, ho fatto quella passeggiata, ero a Santa Pola, davanti al mare, che poi vicino a Santa Pola ci sono posti anche molto più belli, lo so, eh. Vi dico Santa Pola perché ho soggiornato lì. Poi, tra virgolette, ho anche un'amica che ha un'agenzia immobiliare lì, quindi mi ha dato dei consigli anche per vedere dei posti più belli. Però io avevo in mente Santa Pola perché lui faceva video su Santa Pola. Arrivo lì, il mio alberghetto piccolino, mi porto anche il mio pianoforte portatile, così ho continuato anche a suonare, ad allenarmi, a studiare e ho fatto una settimana bellissima, bellissima perché ho realizzato il mio sogno di andare lì. Quindi, e poi niente, sono tornato e questa è la storia fatta in breve. Non ho fatto video, se non qualcuno per qualche mio amico, sì sì ho fatto dei video ma non facevo, non avevo YouTube, quindi video così da mandare a tutti i miei amici, sì, anzi ne ho fatti tanti, quei mini video, guarda che bello qua, guarda che temperatura, e quindi vi capisco. Ora parliamo di Travel Mondo. Caffè, ci vuole qua, perché è importante. Ok, stamattina, cioè l'idea è nata stamattina, ve lo assicuro, mi sveglio, vedo, cioè avevo già qualcosa in mente, però non sapevo se farlo o non farlo. Cioè l'idea mi era già nata, però è stamattina che mi è scattato proprio questa cosa e l'ho fatto. Stamattina apro un video, due ragazzi, come si chiamano? Sara e Paolo in viaggio, mi sembra, magari li seguite, hanno 70.000 iscritti, a me piacciono i loro video, anche se sono video diversissimi dai miei, però mi piace anche il loro stile, eh. Non è il mio stile di fare video, ma mi piace il loro stile, li guardo. E hanno parlato di abbonamenti. Hanno fatto un viaggio in Giappone, hanno ringraziato perché grazie alle persone abbonate al canale possono naturalmente fare dei viaggi, possono sostenersi.
è già una cosa che avevo in mente, però non sapevo bene come realizzarla e come chiedervelo. Bene, mi si è accesa la lampadina, ho detto, ma aspetta un attimo, ho pensato, io posso fare viaggi che non riguardano il lago di Garda, però per abbonati, perché questo canale Travel Garda deve rimanere al 100% libero e tutto quello che faccio è gratuito. Aprire un altro canale diventava difficile perché per poter, adesso vi spiego, attivare l'abbonamento devi avere 1000 iscritti, tante cose che ho detto chi ce la fa con un canale nuovo di nuovo, cioè un canale nuovo, nuovamente a ripartire, a fare 1000 iscritti, cioè non ce la faccio. E allora ho pensato, ma io ho già un canale, mm, e all'interno di questo canale creo dei video solo per gli abbonati e faccio vedere posti che non riguardano solo il lago di Garda. Questo adesso ve lo spiego e poi alla fine c'è anche una riflessione finale che non c'entra con questo, quindi restate qua fino alla fine. Quindi vado un po' a vedere negli abbonamenti di YouTube e scopro che si possono fare anche facilmente, l'ho già attivato e stamattina, ecco perché stamattina ero a Verona, ho creato il primo video che è riservato solo agli abbonati, poi vi spiego anche i prezzi e ho fatto vedere Verona a Natale. Ecco, l'ho già montato, è già caricato e, e questo video che sto facendo adesso, che voi lo vedrete sempre oggi, l'ho caricato, non ho qui l'ora, sono forse mezzogiorno, voi lo vedrete tra poco, lo carico e lo vedete forse alle 2, l'1 del pomeriggio. E quindi che cosa ho fatto? Entro in YouTube e vedo che si possono fare questi abbonamenti e ho fatto due livelli di abbonamento. Il primo abbonamento costa 1,99 € al mese. Ora, l'euro e 99 non l'ho scelto io perché a me non piaceva fare tipo il supermercato 1,99. Mi sembra di voler dire alle persone così spendi un euro. No, no, c'era una scaletta, c'erano dei prezzi scelti, dovevo sceglierli, quindi è 1,99. Sappiate che il 30% va a YouTube, quindi è come se mi pagaste un caffè, a me viene 1,50 €. Però se tante persone si abbonano, mi aiutate a sostenere questo progetto, che adesso raccontiamo. Quindi il primo livello di abbonamento non vedete i video fuori dalla Guigarda, ma con il primo abbonamento avete dei, come dire, dei badge, delle faccette, delle cose carine che potete usare per fare i commenti, ma la cosa più importante è che i vostri commenti io li vedo come prioritari, quindi vi rispondo prima. Qui non c'è un grande vantaggio 1,99, nel senso che lo fate per così sostenere Travel Guard, darmi una mano, perché questo voglio che diventi proprio il mio lavoro e voglio concentrarmi al 100% qua, però ho bisogno di essere sostenuto. Poi vi spiego anche le entrate pubblicitarie, quanto mi stanno rendendo con questo canale. E poi c'è un secondo livello di abbonamento che costa 2,99 €, quindi 3 euro praticamente, 2,99 €, anche qui la cifra non l'ho scelta io, è 2,99 € YouTube che ti dà dei prezzi già fissati, 2,99 €, meno il 30% che prende YouTube di commissione, cosa mi rimane? 2,20, 2,30, 2,40, non lo so, più o meno, e quindi è come se mi pagaste, diciamo, cappuccio e una briochina al mese, ognuno di voi. E ecco, con questo abbonamento che si chiama, il primo abbonamento si chiama Travel Guard, lo vedete, ed è più un abbonamento per sostenere il canale. Non dovete farli tutti e due, o uno o l'altro. Se uno dice no, io non posso spendere 3 euro al mese, però voglio offrirti un caffè, può fare l'abbonamento da 1,99 e però non hai contenuti speciali, però sostiene il canale. Se uno dice sì, posso sostenerti, posso spendere 3 euro al mese per sostenerti, e io in cambio cosa faccio? Io creerò tutti questi video, più o meno uno a settimana, nei quali giro fuori dal lago di Garda, quindi città, paesi, posti, anche fuori dall'Italia perché ho dei progetti, ma vi racconterò di girare tutta la Costa Azzurra in camper, se sto programmando, arrivare giù tutto in Spagna e fare tutte le isole Canarie, stare fuori 3-4 mesi, naturalmente portando avanti anche Travel Guard con dei video già preparati e dei video che farò dove mi trovo parlando del lago di Garda, quindi c'è tanto. E vedere anche tutte le città italiane perché c'è tanta cultura, c'è tanta storia di cui parlare, e sempre col mio modo di fare video molto, come dire, reale, con questo modo penso semplice di farli, che spero vi piace.
Quindi ecco, questa è l'idea degli abbonamenti. E il canale adesso mi sta rendendo, ho visto, più o meno sui 200, 220, 230 euro al mese, che non è poco, nel senso va benissimo con le entrate pubblicitarie di YouTube. E piano piano sta salendo, piano piano, e 5, 6, 7 euro al giorno, che va benissimo e sono contentissimo. Spero che con gli abbonamenti di riuscire ad arrivare ad avere uno stipendio che mi permetta di dedicarmi al 100% a questo, perché è proprio quello che io voglio fare. Quindi ehm, poi ci sarà adesso c'è una riflessione finale di Natale che non può mancare, ma qui c'è ancora il caffè che si raffredda. Riflessione finale di Natale che non può mancare, però per chiudere, ecco, se volete sostenere questo canale, sostenere il mio progetto di vita, sostenere questo lavoro, potete scegliere fra due abbonamenti. Andate nella play del canale, nella home, troverete il pulsante abbonati, schiacci, poi avrete le istruzioni di YouTube. Immagino che dovrete lasciare i numeri della carta di credito, o magari chi ha PayPal ancora più velocemente paga con PayPal, e tutti i mesi viene scalata questa cifra. Poi vi dico per esperienza, perché anch'io sono abbonato per sostenere alcuni canali che guardo, che per disiscriverti è facilissimo, schiacci un pulsante, disiscritto, fine, quindi in qualunque momento non c'è un obbligo, niente. Se dopo un mese non ti piace, anche dopo 20 giorni hai pagato, ti disiscrivi subito, proprio clic, è facilissimo e basta, è semplice. Quindi potete fare due livelli da 1,99 oppure 2,99. Io vi consiglio quello da 2,99, così mi aiutate di più per sostenere il mio lavoro, e soprattutto vedete anche tanti video che non sono relativi al lago di Garda. Per ultimo, adesso ci salutiamo con questa riflessione che stavo facendo, che io faccio tutti i giorni, più o meno, però è Natale, la condivido con voi. Ho parlato prima di un lavoro più consono a me, e pensavo proprio come se le persone riuscissero a fare, beh, con voi so che sfondo una porta aperta, riuscissero a fare qualcosa che fosse, come dire, più in armonia con se stessi, io penso che il mondo andrebbe un po' meglio. Perché penso che siamo qui per vivere in armonia e non per competere. E se ci riflettete bene, è facile anche da comprenderlo. Guardate questi due sentimenti opposti, il sentimento di soddisfazione e il sentimento del senso di colpa. Quando aiutiamo qualcuno, e sicuramente voi che mi seguite avrete aiutato anche tante persone senza chiedere nulla in cambio o avere nulla in cambio, ma vi fa stare bene. Quando tu aiuti qualcuno e non hai nulla in cambio, ti fa stare bene. Io tante volte ho degli oggetti che non uso più, che magari li metto su subito.it e poi li regalo. E quando vengono le persone, cioè 10-20 euro non mi cambia la vita, ma mi cambia di più vedere una persona, sì certo 20 ore mi sarebbero utili, ma mi cambia di più vedere, quando io mi scrive una persona, e la faccio breve, che magari può essere anche vero, era partito un allarme del telefono. In sostanza, stavo dicendo, quando vedo una persona che magari mi scrive che ha problemi, e che gli servirebbe quell'oggetto, io glielo regalo, e quando vedo la luce negli occhi, la gente che proprio ti stringe la mano, quasi ti abbraccia, ma ti dà una soddisfazione che ti dura tantissimo, e quando accumuli tante di queste soddisfazioni stai così bene. Ecco perché noi abbiamo questo sentimento, la natura ci ha dato questo sentimento, come pacchetto, no? Quando siamo nati, e come dire, come accessorio molto importante, di provare soddisfazione, di provare un gran piacere quando aiutiamo gli altri. D'altra parte, la natura ci ha dato anche il senso di colpa. Quando noi facciamo qualcosa che non è tanto buono verso gli altri, perché proviamo questo senso di colpa? Quindi se ragionate, ecco perché sono arrivato al punto di capire veramente che noi siamo fatti per vivere in armonia tra noi e con tutto ciò che ci circonda, e per poterlo fare dobbiamo stare bene soprattutto noi prima. Mi ricordo in un'intervista, avevo letto un'intervista a Einstein, e chiesero, ma professore, perché noi siamo qua?
E lui semplicemente rispose, ma per due motivi, per portare avanti la specie, per aiutarci, no? Quindi il concetto dell'armonia e della non competizione, se non a livello ludico, lo sport, queste cose, va bene, che non sfociano poi in altro che conosciamo. E quindi mi sembra che non ho nient'altro da dire e spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo come sempre negli altri video. Spero che molti di voi si abbonino al canale per darmi una mano per poter portare avanti sempre con più serenità anche per me stesso ehm, questo progetto, avendo un sostegno economico e vi saluto, vi auguro il meglio per queste feste, per il 2025 e grazie perché siamo un bel gruppo.